benvenuti sul canale Il diario di un musicista musicologo di Gino Monaldi, impresari celebri del secolo XIX, capitolo 15, parte prima. Nell'ultimo ventennio dello scorso secolo i teatri d'Italia vantano un periodo di notevole prosperità, e ciò soprattutto per la geniale fioritura di alcune opere nuove che ebbero la fortuna di incontrare il favore del pubblico. Ed è lusinghiero ricordare che queste opere appartengono quasi esclusivamente ad autori italiani. Con tutto ciò, quasi nessuno degli impresari che gestirono codesti teatri uscì dalla lotta vittorioso e contento. La parte maggiore soffrì le sorti dell'avversa fortuna e il rimanente non portò con sé il premio sospirato a cui avrebbe avuto diritto. E fatto strano, i meno percossi dalle fortunose vicende del teatro furono quasi sempre coloro che meno obbedirono alle ragioni e al decoro dell'arte. In mezzo alla folla di codesti impresari, rari sono quelli che abbiano diritto al tributo di queste pagine. Questi pochi dovrebbero dividersi in due distinte categorie: impresari d'America e impresari d'Italia. Fra i primi, gli onori massimi spettano al Ferrari, che, innanzi a tutti, guidò le lette falangi della lirica italiana sui grandi teatri dell'America del Sud e con valore e tenacia seppe costruire alla nostra opera lirica una base solida e sicura. Sopra queste fondamenta hanno poi seguitato a costruire, con varia fortuna, i suoi successori, fra i quali emergono il Ciacchi, il La Rosa e attualmente il Walter Mochi. Questi ultimi, in realtà, anziché impresari veri e propri, potrebbero chiamarsi gestori o rappresentanti di capitalisti indigeni. Le imprese d'America del Sud, segnatamente quelle di Buenos Aires, la piazza più importante e più remunerativa, sono fondate per 2/3 del rischio sopra l'abbonamento, la cui cifra complessiva raggiunge e sorpassa talvolta i 2 milioni. Il bilancio, essendo dunque generalmente costituito sopra questo reddito presunto, ne avviene che lo speculatore pone ogni suo studio nella manipolazione di un cartellone che sia esca irresistibile per gli abbonati. Ciò fatto, la speculazione ha eliminato probabilmente il rischio del passivo. Questi casi fortunati, o per meglio dire queste speculazioni, basate sopra un preventivo attivo, difficilmente mutabile, si verificano, come ho detto, nei teatri dell'America del Sud e specialmente in quello dell'Opera di Buenos Aires, divenuto una specie di miniera preziosa, abilmente e quasi esclusivamente sfruttata da sagaci affaristi. Vi sono però altri casi sfortunati e dolorosi, che colpiscono particolarmente coloro che, ignari del mestiere e attratti dalla genialità della materia e dalle lusinghe di fallaci illusioni, si lasciano prendere dall'affascinante vertigine di questo gorgo infido e pericoloso e vi precipitano miseramente. Un impresario, che era anche un grande artista, condusse parecchi anni orsono una compagnia di canto in America, ma non poté ricondurla in Italia. Dopo aver strenuamente lottato contro una sorte oltremodo avversa ed iniqua, dopo avere bussato a tutte le porte, escogitato ogni mezzo di salvezza e implorato dai suoi scritturati una indulgenza che gli fu crudelmente negata, soprattutto da chi aveva il dovere di concederla, con un colpo di pistola spense per sempre le ancor verdi energie del suo corpo e le vivide fiamme del suo ingegno. Povero Marino Mancinelli, tu non meritavi davvero quella fine tristissima,
Oh, perché mai anche tu sulla scena, da te sempre vittoriosamente dominata, volessi rappresentare la parte sciagurata dell'impresario? Illusioni, sempre illusioni. Ma dell'America e dei suoi sedicenti impresari non intendo occuparmi. Essi rappresentano, lo ripeto, una classe, un ceto speciale che esorbita da quel tipo caratteristico che stabilisce la figura morale del vero impresario. Questo tipo, dopo lo Iacovacci, lo si ritrova raramente o tutt'al più in una forma un po' bastarda. I due che più e meglio ricordano la psiche, diremo così, dell'impresario tipo furono il Boccacci e il Romiti, che possono dirsi veri figli del mestiere. Tanto l'uno che l'altro non emersero in modo eminente. Ambedue però trascorsero intera la loro vita in mezzo al teatro, di cui conobbero il meccanismo nei suoi più intimi e reconditi congegni. Si può dire che non vi sia stato teatro, il più minuscolo d'Italia, che essi non abbiano sperimentato. E trattandosi di cotali teatri, le vicende fortunose sono state bizzarre e frequenti. Il Boccacci, uomo rotto a tutti gli espedienti del mestiere, trovava sempre modo per liberarsi dagli impegni ai quali non poteva far fronte. Una volta, non sapendo più a quale partito appigliarsi per sfuggire alle tenaglie dei suoi creditori, diede loro ritrovo al botteghino del teatro dopo l'ultima recita. Prima che questa però terminasse, il Boccacci, raccolto tutto l'incasso, si chiuse nel proprio camerino e, sebbene un po' corpulento, giunse con disperati sforzi di acrobatismo a far passare la persona dall'angusto finestrino e scivolare sopra un tetto attiguo. Scoperta la fuga, fu inseguito attraverso i tetti. Ad un tratto però, quando gli inseguitori stavano per raggiungerlo, il Boccacci disparve improvvisamente ai loro occhi e non fu più veduto. Il furbo impresario aveva trovato la sua salvezza nascondendosi entro la cappa d'un camino, da dove ne uscì la mattina appresso, più nero della notte che vi aveva passato. Il Boccacci era del resto un conversatore amenissimo e soleva egli stesso narrare con piacevolezza le proprie avventure. Un giorno è il Boccacci che parla. Sentite che cosa mi capita. Mi trovavo in una piazza ingrata. Non ero riuscito ad imbroccare uno spettacolo. Avevo cambiato 3 tenori e sempre con esito infausto. Non sapendo più come salvarmi, mi decido a un sacrificio e scritturo un tenore di grande fama che io però non avevo mai sentito. Trattandosi di un cantante di nome, fui costretto a sborsare l'anticipo di un quartale e anche grosso prima del suo arrivo alla piazza. 2 giorni dopo ero nel mio bugigattolo presso al botteghino, tutto ravvoltolato nel mantello perché il freddo era intenso e il teatro non era riscaldato, quando mi si presenta un signore avvolto in un'ampia pelliccia e con una voce rauca e fioca che sembrava quello di un ranocchio raffreddato. Chiede di me. Io mi presento e gli domando a mia volta con chi avevo l'onore di parlare. Perdinci, mi risponde. Non mi conosce? Sono il tenore, da lei scritturato, e che devo andare in scena questa sera. Rinunzio a descrivervi ciò che provai in quel momento. Era quello il tenore che doveva essere il mio messia, eppure
non c'era da esitare. Bisognava farlo cantare o chiudere il teatro. Ho passato ore di orribile tortura. La sera, all'ora della recita, mi sono chiuso nel camerino, più lontano dal palcoscenico, per non udire i fischi e gli urli del pubblico. E invece ho creduto di morire dalla contentezza e dallo stupore nell'udire salve fragorose di battimani. Il mio terribile uomo aveva 2 voci, una per parlare e l'altra per cantare, e quanto era brutta e fioca la prima, altrettanto era bella e armoniosa la seconda. Misteri impenetrabili della natura o dell'arte, non lo so. Il Romiti Augusto è anch'esso, al pari del Boccacci, un figlio del mestiere, forse anche meglio e più di lui. Si può dire infatti che Romiti sia stato il vero uomo di teatro, essendovi vissuto in mezzo fin dai suoi primi anni ed essendovi rimasto sino adesso. Dotato di mediocre cultura, ma ricco in compenso di molta sagacia e di grande esperienza, il Romiti avrebbe potuto guadagnare abbastanza per meritarsi quell'onesto e agiato riposo a cui avrebbe avuto diritto dopo 50 anni di indefesso lavoro. Ma purtroppo non l'ha potuto, o forse non lo ha saputo. Sarebbe difficile indagarne le vere cause. Durante le sue innumerevoli imprese sperimentate attraverso quasi tutti i grandi e piccoli teatri della media Italia, la fortuna non gli fu sempre ingrata. Disgraziatamente, come generalmente accade in teatro, i guadagni delle imprese fortunate furono modesti e le perdite delle imprese sfortunate furono invece molto gravi. Quindi la bilancia fra il dare e l'avere non trovò mai l'equilibrio sospirato. Chi però non perdette mai un solo istante il proprio equilibrio fu lui, il Romiti. Ho avuto occasione di incontrarmi con lui in liete e dolorose circostanze. Ebbene, l'ho sempre trovato perfettamente calmo e sicuro di sé. L'indice dei suoi affari era l'esteriore della sua persona, i suoi abiti come le pianete dei sacerdoti. Quando il Romiti indossava la sua maestosa redingote e i suoi pantaloni inglesi e metteva in evidenza un appariscente panciotto di fantasia su cui brillava una grossa catena d'oro, non avevate bisogno di chiedergli l'andamento dei suoi affari. Si poteva essere certi che erano ottimi. Quando al contrario le sue vesti apparivano trascurate e dimesse e al posto della catena d'oro luccicava modestamente una misera catenella d'argento, era meglio non chiedergli nulla. Tutto era detto. In quei tristissimi casi, purtroppo non infrequenti, il Romiti sapeva però assumere atteggiamenti così pietosi. La sua parola prendeva intonazioni così efficaci che il più delle volte riusciva a commuovere i suoi creditori e indurli alla desiderata indulgenza. Passata la burrasca e ritornato il bel tempo, il Romiti, orgoglioso per natura, riprendeva il suo posto di capitano sulla nave e con mano sicura la guidava in porto. Oggi il vecchio ed esperto nocchiere ha rinunziato alla navigazione di quella infida nave che si chiama teatro, senza nemmeno quel modesto premio a cui avrebbe avuto diritto. Triste fine, invero, non dissimile a quella di un altro famoso impresario, Guglielmo Canori.